Eccoci qui, oggi siamo qui a registrare un nuovo video e vorrei portarvi nella splendida arte della ricarica. Come richiesto da molti di voi sui social, abbiamo discusso su questa arte, tra virgolette, e mi hanno chiesto di realizzare qualche video a riguardo. Non tutti sanno, non tutti i miei follower, amici, eccetera, eccetera, sanno che comunque io provengo dalla caccia alla penna. Poi sono passato alla caccia agli ungulati perché mi sono innamorato di questa tipologia di caccia praticandola e quindi diciamo ho tra virgolette mollato questo mondo, anche se ovviamente le radici sono ben affondate su quel terreno, e quando ho la possibilità esco con il mio cagnolino e andiamo a trovare qualche tordo. Allora, questa esperienza vorrei condividerla con voi e cercherò di illustrarvi le basi per la ricarica, e poi andremo ad analizzare componenti più performanti per praticare questa tipologia di passione e di ricarica. E allora, io mi sono ovviamente preparato le cose principali e iniziamo dalla bilancia. Questa è una bilancia classica da caccia. Ci sono anche tipologie di bilance digitali che hanno la possibilità di passare da grammi in grani o altre unità di misura. Questa è nata per pesare i grammi e quindi molto idonea alla ricarica di munizioni spezzate per la caccia agli uccelli. Ovviamente, oltre alla bilancia, ci servirà un imbuto che ha la funzione di inserire all'interno del nostro bossolo le componentistiche per la ricarica, come il piombo e la polvere. Ovviamente abbiamo bisogno di un misurino oppure di un classico cucchiaio da cucina che non utilizzerete più. Come quarta cosa abbiamo il calcaborre, che serve a inserire il borraggio all'interno del bossolo, in questo modo, e lo andiamo a portare fino in fondo, e di un calibro che ci permetterà di misurare le altezze che otterremo nel caricamento, e quindi avere una chiusura, diciamo, perfetta. E comunque poi strada facendo vi spiegherò tutto nel dettaglio. Ecco, adesso facciamo una panoramica generale sugli aspetti. Ovviamente ci serviranno delle bobine per la chiusura e l'orlatura della nostra munizione. Comunque, se non siete a disposizione di una pressa per la ricarica, basta un semplice trapano a colonna dove andremo ad utilizzare una bobina per la chiusura della munizione. Ovviamente ho preso una munizione trasparente per farvi vedere com'è costruita all'interno. All'interno possiamo vedere la parte del bossolo riempita dal piombo, poi qui in questo punto dove non vedete il piombo c'è il borraggio, e all'infine all'interno del fondello c'è la carica esplosiva, quindi la polvere da sparo, e qui sotto abbiamo l'innesco. Allora, partiamo dalla cosa fondamentale, secondo me,
che va comunque detta è che comunque questa attività è un'attività molto pericolosa, perché comunque stiamo utilizzando materiale esplosivo, e quindi diciamo ci vuole la massima attenzione, la massima costanza e la massima libertà mentale, perché comunque potremo incorrere in incidenti. Le cariche che vi porterò in questa serie di video sono cariche che sono presenti all'interno delle tabelle di ricarica che troviamo comunemente su internet, e ci tengo a dirvi che comunque se andrete a sperimentare i caricamenti che vanno fuori da queste tabelle, diciamo che io mi astengo da qualsiasi responsabilità, perché comunque dovete essere coscienti che non stiamo utilizzando un giocattolo, ma stiamo utilizzando un'arma con del materiale esplosivo. Allora, parliamo del funzionamento della munizione. La munizione è quella parte che ovviamente per chi già è esperto questa sarà una parte un po' noiosa, però ci tengo a illustrarla, perché comunque non tutti sanno il funzionamento di un'arma o di una munizione, quindi secondo me è una parte molto fondamentale che va spiegata nel modo corretto. Allora, la munizione è la parte che va inserita all'interno della nostra arma, e è quella parte che sparando permette l'abbattimento del selvatico o dei vari bersagli. Allora, la munizione è composta principalmente dal bossolo, dall'innesco, dalla carica esplodente, dal borraggio e dal piombo. Andiamo nel dettaglio su questi componenti. Allora, la cosa diciamo che troviamo all'interno di un bossolo nuovo, magari già innescato, è proprio l'innesco. Gli inneschi sono quella parte della munizione che permettono l'accensione della polvere. Gli inneschi si suddividono in 3 categorie: quelli ad alta potenza, media potenza e bassa potenza. Poi andremo nel dettaglio perché vengono utilizzate, perché si dividono in queste 3 fasce e perché è fondamentale utilizzare la fascia giusta. Poi abbiamo il bossolo. Il bossolo, ovviamente ci sono varie tipologie di bossolo e sono suddivise in tipologie ed altezze. Allora, la tipologia parte dal tipo 1, come possiamo vedere su questo bossolo qui, che il fondello, cioè la parte di ottone, è molto bassa, e questa tipologia di bossolo diciamo, è nata per il caricamento di munizioni leggere, e quindi con grammature che non sono esagerate, fino ad arrivare ad un bossolo tipo 5 come questo qui, quindi la parte in ottone è molto più alta e è predisposto per caricamenti molto più pesanti. Poi le altezze del bossolo sono fondamentali, ci sono 3 grandi gruppi, diciamo, che sono il bossolo con l'altezza totale, cioè dalla base del fondello all'inizio del bossolo, con 67 mm, e poi c'è questo qui, come in questo caso, che è 70 mm, e poi c'è quello 76 mm. Anche questo ha un senso, che poi vedremo più avanti, però comunque inizio ad entrare un po' nel dettaglio. Ovviamente il bossolo 77 è un bossolo che nasce per i caricamenti Magnum, quindi con una componente sia esplosiva che la carica di piombo più elevata rispetto al normale.
Il 70 è il classico bossolo che viene utilizzato su quasi tutte le armi, e il 67 che diciamo, a mio parere può essere utilizzato per caricamenti un po' particolari che magari poi andremo più nel dettaglio più avanti, insomma, perché comunque questa è una scienza molto ampia e ci vuole molto tempo per spiegarvi tutte le particolarità. Spero di riuscirci e ovviamente per qualsiasi dubbio o consiglio, cose, scrivete sotto al video oppure aggiungetemi su Instagram, dove possiamo parlare, discutere di qualsiasi cosa vogliate. Poi passiamo al borraggio, anzi no, prima del borraggio passiamo alle polveri. Le polveri anche loro si suddividono in due grandi famiglie. Ci sono le polveri monobasiche e le polveri a doppia base. Tutte e due le tipologie hanno dei sottoinsiemi, cioè ci sono polveri progressive, semi-progressive e veloci. Ovviamente il significato di questi sottoinsiemi, le polveri progressive sono le polveri che hanno una velocità di accensione, quindi di una velocità esplodente più lenta, e quindi sono polveri predisposte per caricamenti più pesanti. Poi le semiprogressive per i caricamenti medio pesanti e le veloci per i caricamenti leggeri. Ci tengo a dirvi che comunque è un materiale esplodente, va conservato in un modo adeguato, va tenuto lontano da fonti di calore o fiamme libere, e quindi diciamo una cosa molto pericolosa, non prendetela sotto gamba. Comunque poi andremo nel dettaglio sulle polveri, sugli inneschi, su tutte queste particolarità che comunque sono cose che magari a volte non vengono affrontate nel modo corretto, e chi prova ad assemblare una munizione non si ritiene soddisfatto. Passiamo al borraggio. Il borraggio ce ne sono diciamo svariati tipi. Io vi elenco, diciamo, i gruppi, diciamo, più grandi, che sono il borraggio in plastica e il borraggio in feltro. Il borraggio diciamo, viene anche suddiviso per altezza. Perché? Perché ovviamente se noi su un bossolo uguale facciamo due tipi di caricamento diversi, cioè uno più pesante e uno più leggero, lo spazio che ci sarà tra la polvere e il piombo è il borraggio. Quindi cambiando i pesi delle polveri e dei piombi cambieranno anche le misure che ci serviranno all'interno della munizione stessa. Esistono vari tipi di borraggi, io qui ho qualche esempio, e sono il borraggio contenitivo, che ha una parte che contiene il piombo, il borraggio biorientabile, che significa che le due estremità sono perfettamente identiche, quindi come lo inseriamo, invece in questo caso no, perché questa sarà la parte che andrà a contatto con la polvere e questa sarà la parte che andrà a contatto con il piombo. Infatti ha questo bicchiere proprio per contenere il piombo e serve a mantenere il piombo più compatto nei primi metri e quindi raggiungere distanze un po' più elevate. Infine scusate, abbiamo le borre dispersanti. La borra dispersante, come potete vedere, ha una stella all'interno, serve ad assemblare una munizione
ed è esattamente l'opposto del borraggio classico contenitivo. Questo serve a mantenere una rosata più stretta, invece questo qui, quando uscirà dalla canna, adesso lo rompo, ve lo faccio vedere, avendo delle velocità comunque molto importanti, l'aria che impatterà all'interno del borraggio andrà ad aprire il nostro borraggio in questo modo, e questa stella romperà la nostra carica di piombo e all'uscita della canna tenterà di aprire più velocemente la rosata. Diciamo, allora, perché vengono utilizzate differenti tipologie di borraggio, insomma, ci sono dei motivi specifici. Allora, quando noi andremo ad utilizzare la borra dispersante, significa che stiamo assemblando una munizione per ingaggiare un selvatico che tendenzialmente è vicino, quindi non ha una beccaccia o un fagiano o cose del genere. Poi per le medie distanze, tra virgolette, utilizzeremo un borraggio biorientabile, eh, perché comunque vorremmo assemblare una munizione che comunque mantenga una rosata abbastanza compatta, ma che comunque ci garantisca un allargamento abbastanza rapido della rosata, quindi magari per tordi o cose del genere che comunque passano abbastanza vicino. Poi invece, infine, il borraggio contenitivo viene utilizzato per caricamenti che sono nati per ingaggiare animali che comunque ci passano a una distanza un po' più importante, quindi tipo il colombaccio, i tordi magari in un punto dove passano un po' alti e cose del genere. Poi comunque andremo più a fondo nel discorso. Un'altra cosa fondamentale sono le bobine di ricarica. Io in questo caso ho nella mia pressa, però chi non dispone della pressa può comunque utilizzare un trapano a colonna, comprando delle bobine per la chiusura delle munizioni e iniziare questo percorso. Io vi lascio con queste nozioni e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se vi è piaciuta la mia spiegazione iniziale delle componentistiche di base che ci servono per partire con questa attività, e ci vediamo al prossimo video.